Bangkok, una città di street food, prostituzione, mercati, templi antichi, prostituzione, tuk-tuk, diarrea, motorini illegali. Ho un problema con questo video. Non riesco a editarlo, lo so. È un periodo difficile. Ho bisogno di aiuto. Pronto, buongiorno, sono Tommaso Negri. Non so se si ricorda di me. Ero passato l'anno scorso qualche volta. Sì, mi ricordo di lei. Lei è quel bel giovanotto con la faccia un po' da scemo. Il dottor Piselloni ne parla sempre male di lei. Come posso aiutarla? Sì, volevo chiederle, il dottore sarebbe disponibile per un incontro questa settimana? Buongiorno, dottore. Buongiorno, quanto tempo? Buongiorno. È un annetto che non ci si vede. Che problemi economici sta avendo? Le mie finanze non sono da discutere in questa giornata. Mi dica la verità, ovvero in questo momento non ha i soldi sufficienti per venire in maniera costante alle mie consulenze. E lo capisco perfettamente. Lei è un povero ed è uno stupido. È uno stolto e mente a se stesso, oltre che a me. Detto questo, se è venuto qui, evidentemente i problemi sono così gravi da dover far sì che è a disposizione a pagare per farsi vedere. Mi dica, mi racconti cosa sta passando. È un periodo un po' unico della mia vita, è un periodo di cambiamenti. Io ho un lavoro full time che richiede diverse responsabilità. All'inizio di quest'anno è arrivata la notizia che l'azienda per cui lavoro è stata acquisita da un'azienda molto più grande. È qualcosa che succede nel settore e questa cosa mi ha un po' spiazzato. Quando ho saputo che sarei entrato in una realtà completamente diversa, all'inizio ho pensato che avrei perso il lavoro, poi insomma... non l'hanno licenziata ancora? No, perché sono molto bravo nel lavoro che faccio. Certo. E insieme al mio partner Tommy stiamo facendo diversi video, abbiamo progetti sempre più grossi e insomma stiamo in questo momento vivendo parte del nostro sogno ed è fantastico. Però io mi trovo in mezzo a tutte queste responsabilità e mi sento bloccato. Mi sono reso conto di avere un problema nel momento in cui ho iniziato a editare un video che abbiamo girato a Bangkok. Ho cominciato a guardare i filmati e poi a cancellare, a riguardarli e a cambiare idea. Ho chiamato Tommy 30 volte e continuavo a non trovare la direzione. C'è un video quindi di cui mi sta parlando? C'è un video. Insieme a Tommy, la settimana di Golden Week, a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, siamo andati a Bangkok. In questo momento la moglie di Tommy, Sanae, vive a Bangkok, quindi questa è un'ottima occasione per noi per andare lì, fare viaggi, fare video. Una cosa semplice come prendere un taxi, cioè qui è divertimento, cioè qui è interattivo. Esatto. E soprattutto ti chiedi se scenderai vivo o no. Iniziamo ad esplorare Bangkok e una delle cose che facciamo è andare ad un massaggio per i piedi. Ma quali sono le proprietà del massaggio ai piedi? Cioè la mia vita è migliore dopo? Sì. Ah, ok. Il piedello ti si ingrossa di 1,5 volte. Usciamo dal massaggio per i piedi, iniziamo a esplorare le vie della città. È molto bello. Poi hai tanti livelli uno sopra l'altro. Vai dal mega palazzo alla slum, tutto in un colpo d'occhio. È molto figo. E ci troviamo ad una certa in un sottopassaggio, sotto a un ponte, con diverse attività commerciali. C'erano dei ristoranti, dei barbieri, negozi di qualsiasi tipo. Non batteva mai la luce lì, se non da alcune grate, e l'aria era pesante, era afosa. Non è bellissimo questa cosa? Mi sta emozionando solamente parlandone, perché Bangkok è l'esatto opposto di Tokyo. In questo momento il Giappone è particolarmente popolare, tutti vengono qui per fare foto, per fare street photography. Io invece non ho mai trovato questa città così adatta alla street photography. Mi piace l'architettura di Tokyo, la trovo estremamente affascinante, ma in quanto
attimi di vita vissuta non ci vedo molto. Le persone non mostrano emozioni, le tengono per sé, le tengono in casa. Bangkok mi ha tolto uno sfizio. Bangkok rappresenta fotograficamente tutto ciò che non trovo a Tokyo. Ma perché lei vuole o è così attratto dall'idea di fare fotografie in strada? Non sto parlando neanche di Bangkok, più in generale. Quello che lei non ha trovato qui a Tokyo e ha trovato a Bangkok è la possibilità di fare scatti, di scattare foto. Perché per lei è così importante? La fotografia è un momento di pausa. A Bangkok mi sentivo circondato da questa vita così dirompente, così forte, e rumorosa, che per un paio di giorni sono riuscito a staccare la spina rispetto agli impegni e alle pressioni della mia vita. Mi rendo conto che il mezzo fotografico è un modo che le fa credere che a volte pensa. Quando sta facendo foto, finalmente è in pausa del pensiero. E questo le dà sollievo in qualche modo. Credo che il vero problema sia che sono bloccato dall'ansia. La mia figura negli anni è sempre stata quella di una persona con le spalle larghe. Io mi assumo tante responsabilità, non mi ferma nulla, sono determinato, ci sono problemi, ho in testa sempre la risposta. Letteralmente questo si traduce anche al lavoro. Se succede qualcosa, io sono lì a risolvere i problemi e mi carico di tutta questa pressione che forse nell'ultimo mese è scoppiata. È come se sentissi una mano sul collo e non riuscissi a fare dei respiri completi e non riesco a prendere decisioni. Lei mi sta parlando di questo viaggio di Bangkok che ha fatto e del momento in cui scattava fotografia a Bangkok in maniera completamente diversa rispetto a come mi sta parlando della produzione del video su Bangkok. Le fotografie che ha scattato a Bangkok, mi pare di capire, rappresentavano un momento in cui riusciva ad essere completamente immerso in questo flow di concentrazione rispetto all'atto dello scattare una foto. Era concentrato in quello che stava guardando. Mentre il momento successivo adesso del montare questo video la sta bloccando. E non è solamente il video in sé, da quello che ho capito, ma più in generale il contesto di vita qui a Tokyo in questo momento mi pare la porti a trovare difficoltà nel concentrarsi su qualcosa. Penso che mi servirebbe un viaggio in questo momento che non comporti un video. Un viaggio in cui posso fare un viaggio per me, non perché ho un obiettivo. Ne parli con Tommy. Personalmente penso che fare un viaggio senza fare un video sia da deboli, ma capisco che in questo caso possa essere una scelta intelligente per la sua salute mentale. Quello che possiamo fare adesso, finché siamo qui, dato che lei in ogni caso mi deve pagare l'intera ora, è continuare il viaggio che ha fatto a Bangkok. La Thailandia è incredibile in termini di sapori, sono così decisi e forti, un po' come la vita di tutti i giorni. Buono, molto, molto buono. Dopo aver passato il pomeriggio a rilassarsi, siamo andati a vedere la Muay Thai. Era sabato sera e ogni sabato a Bangkok, nei vari stadi, ci sono diversi incontri di Muay Thai. Potevi vedere alcuni lottatori locali e internazionali combattere. Non avrei mai immaginato che vedere della gente picchiarsi e farsi male serio fosse così bello. Quando si avvicina gli arrivi, quelli che fanno neanche che la Ha massacrato, è stato devastante. Io ho recitato per la giornata successiva, un giorno con Tommy a Bangkok. Purtroppo Tommy era bloccato con la diarrea. Lo so, anch'io faccio fatica a crederci. Lui che continua a dire io che so le cose, che faccio il professore.
che gli viene la diarrea. Sempre, sempre, si caga, continua a cagare. Giorno 2 con Tommy, che purtroppo non mi seguirà. Io sto... Non è vero, non sto male, sono forte, ma ho scelto di non seguire quest'uomo perché quest'uomo è brutto, stupido, schifoso. Prendo il controllo di questo vlog e lo porterò a nuove vette. Io salverò il vlog di Bangkok. Sto per morire. In questo momento mi trovo nella Chinatown. C'è questa strada super trafficata, banchetti ovviamente ad ogni lato. Cazzo, sono a casa, sono tornato, baby. Sono in Cina. Mamma mia, ma che roba. Imbocco questa via dove apparentemente non c'era niente. C'era una serie di stradine laterali cariche di vita, di persone, di cose che succedevano. Ho iniziato a scattare senza pensare a nulla. Affascina sto posto. Dove cazzo sono? È esattamente l'immaginario che hai di questi paesi. Mercati nascosti, views. Ed è tutto bellissimo. Finito di visitare l'area, quest'area della città, dovevo tornare. Tommy stava meglio e grazie ad uno dei nostri iscritti siamo andati a visitare un mercato. Vaporetto! Come a Venezia, uguale. E sono arrivato al Night Train Market e lì mi sono rincontrato con Tommy e Sanai. Found him. Yo, He's sick. What does he have? I don't know. I've been raped by God. Severe case of weakness. All'inizio sembrava un po' una cazzata turistica. C'erano un po' di banchetti in giro, ma nulla di veramente sporco. Era molto diverso rispetto al mercato che avevo visitato durante il giorno. E invece non era così. Anzi, quel luogo era più per il turismo locale. Mi ha dato un po' l'idea di come i giovani possono passare la serata a Bangkok. Comunque è fighissimo qua, c'è questo mercato notturno e io sono il classico turista che vlogga. Esatto, proprio. Tommy in modalità turismo sessuale. Comunque si mangia bene perché il cibo è buono e costa molto poco. Costa poco, il cibo è buono. Questa è la prova che Bangkok è la capitale dei mercatini. Cioè è pazzesca sta cosa. C'è paragone rispetto a qualsiasi altra città. Fuori di testa. Sai che cosa ho fatto oggi? Ho fatto un botto di street photography. Poi ti farò vedere le foto. Capolavori, le vendiamo sul sito, in link in descrizione. Avevo bisogno di parlare. Avevo un gran bisogno di parlare. Cioè, io parlo sempre, ma non parlo mai di come sto. E tengo dentro tutte queste cose sempre e sento che dover avere sempre le spalle larghe mi ha fatto un po' implodere questa volta. Caro Tommaso, è normale avere dei momenti in cui si sta meno bene. Ed è giusto che lei condivida questi momenti con un esperto e che faccia questo in maniera costante. Lei non può andare dal suo psicoterapeuta una volta all'anno. Ma facciamo sconto se vengo più spesso? Non c'è nessuno sconto, anzi, al contrario, le farò pagare di più. D'ora in avanti, tutte le settimane, lei deve venire qui dal dottor Piselloni. Se non ha i soldi per pagarsi le consulenze del dottor Piselloni, beh, molto semplice, lavori il doppio, faccia gli straordinari, rubi. Ci sono molti modi. Rubi È un'opzione tra le tante per trovare dei soldi. Non può di me Spacci rubare. droga,
Ci sono molti modi per trovare i soldi per venire e potersi consultare con me. La ringrazio per essere venuto. L'attendo settimana prossima. Perfetto. Sono 479 euro. Più IVA. Più IVA. Più IVA. Più io, sì. 22, giusto? 22% per lei. Per me 25%. Viaggi. Faccia dei viaggi. E prenda del tempo per riposarsi. Anche dai video. Prenda del tempo in cui decide non faccio niente. Può essere magari dopo questo video specifico su Bangkok. Ma prenda del tempo in cui non ha nessun video o non ha niente che trova stressante da fare sul collo. E va bene prendersi una settimana, va bene prendersi un mese, va bene prendersi 2 mesi, anche 6 mesi se serve. La ringrazio, dottore. Tanto c'è l'altro Tommy che fa dei video capolavori e fanno andare avanti il canale. E quindi qual è il problema?